Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati, bentornate anche nel mio canale e oggi sono qua per commentare la situazione per quanto riguarda il mercato del Napoli, perché c'è un vero e proprio rischio smantellamento. Vi spiegherò le situazioni che si potrebbero creare e quelle che sono sicure praticamente al 99%. Vi invito a lasciare un mi piace a questo video se vi piace, ad iscrivermi per supportarmi, grazie veramente a tutti quanti, e a lasciare un commento con quello che pensate, critiche, commenti, complimenti eccetera. Grazie mille. Così come nell'altro video, che tra l'altro vi invito ad andare a recuperare, lo troverete qui, in cui parlavo della stagione, delle sconfitte, delle vittorie, dell'aspetto tecnico, mi sono scritto sempre su un foglio ciò che insomma voglio dire in questo video. Il Napoli ha subito troppe sconfitte l'anno scorso, ci sono stati troppi fallimenti, giocatori scontenti che infatti alcuni se ne vogliono andare, perché ad esempio Demme sapete che lui è proprio fuori progetto, è stato messo fuori già un po' da Spalletti, poi con Garcia è stato confermato, poi con Mazzarri l'hanno proprio ucciso questo ragazzo, mi dispiace molto per lui, non so perché nemmeno, tra l'altro l'abbiamo dovuto mettere fuori progetto, quindi lui praticamente è già fuori. Poi c'è Elmas che è già un giocatore dell'Ipsia, porca la puttana porca, perché a me piaceva molto, vabbè. Poi c'è anche addirittura giocatori come Zanoli che andrà a Genoa di nuovo in prestito perché l'hanno fatto giocare poco, così come Gaetano, non si sa ancora dove andrà, e Zielinski che lo criticano per l'ennesima volta per mezzo che sia altalenante. Io che gli posso dire, Zielinski è sempre stato così, l'abbiamo sempre voluto bene così, ma cioè, quest'anno il centrocampo del Napoli non esiste, quindi bisogna fare veramente qualcosa. Poi c'è anche il rinnovo di Osimhen e Kvara, che poi la gente insultava me che lo difendevo a De Laurentiis e a De Laurentiis stesso, dicendo ma perché non gli rinnovano il contratto e non lo pagano di più, non gli aumentano lo stipendio? Per questo motivo quest'anno sta facendo cagare con la Scheria, per questo motivo non gli hanno aumentato il contratto, perché quanti giocatori una stagione erano fenomeni, l'hanno venduto mille miliardi di euro e poi faceva schifo l'anno dopo, perché proprio per questi errori, perché il giocatore qualunque giocatore può esplodere e poi l'anno dopo diventare nessuno, tornare ai livelli normali. Perciò cioè se De Laurentiis fosse stato a seguire a quelli come voi che hanno detto questa cosa, chissà dove saremmo adesso. Ci tenevo a dirlo, perché io ho detto Kvaratskhelia non si può permettere, non ha il diritto di guadagnare come un giocatore top player, perché appunto è ancora agli inizi, ha fatto solo un anno e infatti mo si è dimostrato che purtroppo l'anno scorso è stato un anno particolare. Poi se si vuole dimostrare forte, io sono qua, ti ci vieni, e poi a me gli aumentiamo lo stipendio a fine anno, che poi non si può modificare il contratto, penso, perché una volta firmato, fino a quando non scade, non si può modificare, penso. Dicevano anche che questo giocatore, questo ragazzo è scontento perché appunto prende poco, ma non è vero. Lui e il suo agente hanno detto no, noi ci troviamo molto bene a Napoli, siamo molto contenti. E allora non è scontento. Il problema è Osimhen, e dicono ogni volta 50 milioni di euro l'anno, 43 milioni di euro l'anno, 50.000 euro al mese, e io non ci capisco niente. Però io penso che Osimhen sia contento qui a Napoli, non lo so, non ne ho idea. E poi c'è un malcontento generale di Lorenzo, Mario Rui, i giocatori che vengono messi da parte, stiamo facendo giocare sempre gli stessi. Cioè, non lo so, in particolare il centrocampo. Poi al centrocampo la gente dice la difesa è il problema cioè è tutto difesa, centrocampo e attacco, il problema è tutto, ma il centrocampo è qualcosa di vomitevole, cioè il centrocampo nelle ultime 4 partite non esiste, il centrocampo non esiste, cioè contro la Roma, Lobotka, fantasma, non lo so, da quando
non lo so da quanto, però c'è un problema assurdo quest'anno. Il centrocampo, noi si sta più il centrocampo del Napoli, ed è una cosa grave. Mi sto sentendo male perché veramente sto parlando troppo. C'è il rischio che se ne vadano tutti. E poi chi compriamo? Cioè, se vanno giocatori importanti e poi dopo chi compriamo? Cioè il presidente chi compra? Cioè la situazione è una delle situazioni più assurde, più orribili che abbia mai visto. Napolitano mi piace tantissimo, ma comunque c'ho anche appunto il suo scudetto qui, però il suo gesto non sono riuscito ad apprezzarlo. Ma è umano, è umanamente possibile capire i suoi sentimenti, quali fossero in quel momento, un momento di frustrazione. Poi vabbè, il secondo rosso è A, cioè quello prende palla, lo spinge, cade per terra, giallo, poi fa così, giallo, fuori, cioè dai. Io voglio dire, che soddisfazione c'è nel Napoli adesso? Nel senso, quali sono le soddisfazioni della squadra? E poi soprattutto, cioè, perché noi tifosi dobbiamo ancora andare allo stadio? Non è per dire non andiamo più allo stadio, no, per dire qual è la soddisfazione di andare allo stadio in questo momento, che ci sono dei giocatori tristi, incazzati, che non hanno voglia o che vanno senza un obiettivo preciso. Noi che andiamo a fare allo stadio? A buttare tempo? A buttare soldi? Ditemelo perché non riesco a capirlo. Ragazzi, il video lo concludo qua, volevo dire giusto 2 o 3 cose, il mercato con Zanoli vuole andare in prestito al Genoa, Elmas se ne va, i rinnovi eccetera, quindi questo è. Vi do appuntamento al prossimo video che sarà il video penso della reaction Napoli-Monza, troverete il link nel canale, andate a visitare il canale il 29 dicembre. Vorrei anticipare per chi non lo sapesse ancora che sarà un'altra partita tosta perché ci stanno 1000 assenti, cioè Lobotka che si è fatto male alla costola, Elmas che praticamente già ha la maglietta dell'Ipsia, Zanoli che poi si è infortunato, poi c'è Nathan infortunato, Olivera fortunato al ginocchio sinistro e chi altro? Osimhen espulso e Politano espulso. Peggio di così veramente non poteva andare. Comunque noi facciamo il tifo lo stesso, lasciate un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi, lasciate un commento a supportarmi e ci vediamo al prossimo video.